1.100.000 di fatturato in soli 2 anni senza fare nulla. Vuoi sapere come? Oggi ti presento il fatturato fantasma. Benvenuto su 5 Step to ROI. Io sono Sonny e per molti imprenditori sono il signore del tempo. Perché? Perché è la vera risorsa di un'azienda. Per gli imprenditori significa avere più soldi in meno tempo, significa poter prendere nuovi clienti, poter prendere nuovi progetti senza doverne assumere nemmeno altre persone. Per i dipendenti significa non portarsi il lavoro a casa, significa una vita più equilibrata, significa meno stress. Su questo canale aiuto ad aumentare la redditività delle aziende, liberando tempo e ottimizzando spese e guadagni anche tramite automazione. Per cui iscriviti al canale e attiva la campanella se vuoi dare più valore al tuo tempo. Se vuoi invece scoprire cosa possiamo fare per la tua attività, clicca sul link in descrizione e prenota una consulenza gratuita. Ma al mentre torniamo al video di oggi. Il fatturato, per definizione, è la somma di tutti i profitti, come da buon vocabolario economo, ma in realtà sarebbe alla fine per noi imprenditori la somma di tutte le fatture che mettiamo, spiegata proprio in maniera abbastanza diretta. E questo ci permette di capire effettivamente quanto fatturiamo direttamente dalla nostra attività, quindi dalla vendita dei nostri prodotti o servizi. Facciamo un esempio per farti capire meglio questo fatturato fantasma, per farti entrare un po' nel concetto. A chi non è mai capitato di andare in un hotel? Sicuramente all'hotel quando siete si chiede una serie di servizi che potrebbero essere ristorante o magari altri servizi correlati sempre nei pressi dell'hotel. Ecco, alcune catene hanno proprio o ristoranti interni oppure magari hanno delle convenzioni con N ristoranti, ma altri che non hanno queste convenzioni spesso consigliano dei ristoranti ai propri clienti senza percepire una fee, senza percepire un minuscolo anche ritorno economico. Ecco, il fatturato fantasma è esattamente questo. È quel fatturato che c'è, che tu generi anche involontariamente nella maggior parte dei casi e che lasci, che perdi, che butti così, butti dal balcone senza andarlo poi a raccogliere. C'è chi è furbo da buttarne poco, quello magari da cui non buttarlo proprio, altri che invece, probabilmente come te che mi ascolti, ne buttano a valangate e neanche se ne accorgono. Eccoci quindi giunti alla definizione di questo fatturato fantasma. È quel fatturato che c'è, che tu produci, che inevitabilmente crei, ma che non raccogli. Molto spesso ci è capitato di lavorare con tantissime aziende che anche in minimissima parte buttavano questi soldi e andando a lavorare sulle aziende, conoscerle, automatizzarle, abbiamo visto che effettivamente bastava pochissimo, alle volte basta anche un click per prendere quel fatturato e convertirlo. Vi faccio un esempio di questo nostro cliente nell'ambito macchine utensili. Lui si occupa di commercializzare macchine utensili per la meccanica di precisione e lui cosa fa? Lui è riuscito lavorando in attività a creare un fatturato senza far nulla di diverso rispetto a quello che già faceva di 1.100.000 euro in 2 anni in più, così, così in 2 anni si è tolto di soldi in più. Poi, pensiamoci, quanto sarebbe bello anche per te metterti lì e dire sai ora non faccio più niente e mi ritrovo questi soldi in più. Sarebbe una figata, vero? Ora ti spiego come abbiamo fatto. Prima questa azienda aveva un focus legato alla rivendita appunto di macchinari, macchine utensili e anche altri accessori per le macchine utensili. Quindi cosa facevano? Avevano N fornitori, ma tantissimi fornitori, e questi tanti fornitori, ognuno aveva la sua percentuale di rivendita, quindi ognuno ti dava una percentuale di ricarico possibile, quindi possibile margine per questo rivendito, questo nostro cliente. Che succedeva? Che molto spesso il nostro cliente, pur di combattere il mercato per riuscire a prendere più clienti possibili, abbassava i prezzi e andava a un margine molto minimo. Abbiamo visto tantissime cose in attività, ma il nostro lavoro, spiegato in sintesi, è stato quello di analizzare tutti questi fornitori, prendere quei 2, massimo 3 fornitori chiave che ci permettevano di avere un margine più alto di vendita e vendere solo quelle macchine, facendo solo questo piccolo passaggio, senza modificare i processi aziendali, senza far nulla, semplicemente focalizzandoci solo su questi fornitori. L'azienda in meno di 2 anni ha fatturato 1.100.000 euro in più. Un risultato pazzesco se ci pensi. Infatti questa azienda che sta avanti su queste cose, cosa ha fatto? Questo fatturato in più ha deciso di reinvestirlo
per creare una business unit aziendale, quindi un ramo di impresa completamente diverso che si occupa di commercializzare prodotti e dispositivi elettronici, che gli ha permesso di, lanciando questo progetto qui, in meno di 30 giorni, di ottenere oltre 200 articoli venduti. Veramente qualcosa di fenomenale. Poi da lì hanno automatizzato tantissime cose, hanno fatto dei bei lavori con noi, ma questo è stata una conseguenza del lavoro fatto, è stata una conseguenza di aver trovato e finalmente scovato questo fatturato fantasma dalla propria attività e portarlo in azienda, convertendo la fatturato fantasma in un fatturato concreto. E come puoi fare da subito per non solo individuare questo fatturato fantasma, ma anche ottenere dei risultati? Stai con me perché adesso ti darò qualche chicca su come fare. Ti piacerebbe fatturare di più in meno tempo, oppure poter prendere nuovi clienti o gestire nuovi progetti senza dover assumere nuove persone? Pensa che queste sono solo le basi del nostro metodo. Processi, automazioni, strumenti, scadenze, non hai idea di quanto possa ottimizzare e di quanto tu possa realmente guadagnare la tua attività. Per scoprire quanto tempo stai perdendo in questo momento, quali sono le aree da migliorare e cosa mettere in pratica per ottimizzare da subito la tua azienda, allora clicca sul link in descrizione e prenota una consulenza gratuita con noi. Devi sapere che individuare il fatturato fantasma è da una parte molto semplice per gli addetti ai lavori, da una parte invece un po' più impegnativo per chi è immerso nella società. Su questo magari ho fatto un video che ti lascio il link per andartelo a vedere, è un video in cui abbiamo proprio analizzato il fatto di essere immersi nella società e le difficoltà che comporta automatizzare in autonomia alcuni processi, ma questa è un'altra roba, ti lascio il link in video e te lo vai a vedere. Stai con me adesso perché ti spiego una roba molto importante. Ti basta potenzialmente analizzare questi 4 numeri della tua società per individuare quel fatturato fantasma che adesso stai perdendo. I 4 numeri sono i seguenti. Il primo è il fatturato, quindi lo sai, fai le somme, le fatture e ti esce il numeretto finale. Il secondo è l'utile netto. Su questo magari ti devi aiutare un po' da commercialista per prendere questo numero qua, ma tendenzialmente è fatturato, meno costi, quindi diciamo che tendenzialmente dovresti riuscire a reperirlo abbastanza facilmente. Però su quello, se hai un consulente interno, un consulente esterno o un commercialista all'interno della società, tendenzialmente riesci a reperirlo come dato. Il terzo dato riguarda invece il ROI, il Return of Investment, cioè quanto ti rientra, quanto è l'indice di rientro dell'investimento. Questo lo calcoli facendo utile netto diviso il patrimonio netto della società, tutto quanto per 100, perché essendo un indice va in percentuale. Questo, il consiglio che ti voglio dare è sempre di farti affiancare da un commercialista, da un contabile, insomma qualcuno che si occupa di fare questi numeri. E ti dico di porre l'attenzione su questo numero in maniera molto particolare, perché se è al di sotto dello zero vuol dire che hai un problema serio, che va affrontato. Se sei a zero vuol dire che sei in stallo, ed è un problema ancora più grosso perché non stai né crescendo né andando giù, ma sei un po' nell'etere, così, stai lì in attesa di che accada qualcosa. Mentre se sei superiore allo zero, bene, ovviamente l'obiettivo è quello di essere superiore al 15%. Questa è un po' la deadline che ti voglio dare. Se sei sopra il 15, ok, bravo, grande lavoro. Se sei tra il 15 e lo 0, va bene, puoi migliorare, ok? Sotto lo 0, wait, attenzione. Quarto punto è il CAC, il costo di acquisizione cliente, cioè quanto ti costa effettivamente prendere una persona interessata ai tuoi prodotti e servizi, portarla in azienda e convertirla a cliente. Per fare questo calcolo ti consiglio, se hai una società, una realtà con tante persone all'interno, di fare un calcolo con tutti i reparti aziendali, giusto per capire un pochino le spese, i costi, tutto quello che c'è dietro la filiera. Se sei un professionista, ti consiglio di fare un calcolo rispetto magari alle spese di pubblicità, alle spese di gestione che tu hai. Ovviamente ti dico che in entrambi i casi, se sei piccolo, medio o grande, ti posso dire una cosa, che per calcolare con esattezza questo dato devi avere una cosa determinante all'interno della società, che è quella di avere un tracciamento di tutta quanta la filiera. Cioè devi tracciare tutta la filiera d'acquisto da inizio alla fine, altrimenti questo dato non lo potrai mai trovare. Quindi buon lavoro per trovare questi 4 dati, spero che siano stati utili per te, magari scrivimi nei commenti cosa ne pensi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!